Oh, yes. Sorpresa! Ma guarda, ecco Willy. Dal mucchio dei controller da riparare per la PS4, oggi prenderò quello con i tasti triangolo, cerchio delle due non funzionanti. Avevo già provato a pulire i contatti in precedenza, ma senza risultato. I tasti continuavano a non rispondere. Documentandomi su YouTube, come fanno tutti, ho scoperto che il malfunzionamento potrebbe derivare dal film conduttivo. Quindi proverò ad effettuare questa sostituzione. Che cosa si deve fare? Si aggiunge brodo di polo. Polo, polo, polo. Mescola, mescola, mescola. Capito bene? La prima operazione da fare è svitare le 4 viti del controller. Il controller va aperto delicatamente per evitare di strappare il cavo flat che unisce la scheda del controller alla porta di ricarica. Il cavo flat va semplicemente tirato e sganciato dal connettore. Poi sarà il turno di sganciare il connettore della batteria collegato alla scheda del controller. Il modello del controller è il JDM 040. Questo modello solitamente si trova sulla PS4 Pro. Il prossimo passo è svitare la vite che tiene unita la scheda alla plastica anteriore del controller. Rimozione del cavo flat all'interno. E solo adesso sarà possibile separare la scheda dalla plastica anteriore del controller. Le coperture in plastica degli stick analogici vanno semplicemente rimosse. Una volta aperto il controller, una pulitina con alcol isopropilico non guasta mai. In precedenza ho già provato a pulire i contatti del controller per capire se il malfunzionamento dipendesse da questo. Inoltre i tasti L2 ed R2 potrebbero smettere di funzionare a causa dell'usura dei cuscinetti in gomma conduttiva. Anche in questo caso ho già provato la sostituzione e il tasto continuava a non funzionare. Il film conduttivo di ricambio è stato acquistato seguendo il modello del controller. Ogni controller ha un codice identificativo diverso e deve essere verificato quello esatto prima di acquistare qualsiasi ricambio. I tasti L2 ed R2 vanno sganciati, prestando attenzione a non perdere la molla che regola la sensibilità del grilletto. I tasti L1 ed R1 vanno sollevati verso l'alto, anche se ogni controller della PS4 ha dei metodi leggermente diversi per rimuovere i tasti dorsali. Una volta rimossi i tasti dorsali, sarà possibile rimuovere anche le gomme in silicone. Il film conduttivo è incastrato negli appositi supporti in plastica. Una volta rimosso tutto, una pulizia con alcol o alcol isopropilico e attendere l'asciugatura prima di installare il nuovo film conduttivo. La scheda andrà installata delicatamente per evitare di rompere le connessioni al suo interno. La parte posteriore del film conduttivo dovrà aderire con la scheda del controller. Una volta completata la procedura, sarà il momento di passare alla pulizia. Inizio dalle plastiche del controller che possono essere pulite con alcol oppure all'interno di una vasca con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti. Bisognerà poi attendere l'asciugatura completa del controller e di tutte le parti lavate in acqua. Anche i tasti del controller possono essere lavati in acqua, ma anche in questo caso bisogna attendere l'asciugatura completa di tutte le parti. E in alcuni casi
può richiedere anche qualche giorno, quindi la pulizia con alcol per le parti in plastica è certamente meno accurata, ma più sicura e più veloce. Le parti in silicone devono essere pulite solo con alcol o alcol isopropilico. Rimontare il controller della PS4 è abbastanza semplice, sia perché l'ingresso dei tasti è obbligato, e anche grazie a tutta una serie di agganci che permettono l'installazione in modo facile anche delle parti in gomma conduttiva. Il service mania? Ah? Willy, ma come fai? Se fai il bravo te lo insegno. La parte più delicata è l'installazione della molla dei tasti dorsali L2 ed R2, anche se in questo modello di controller per la PS4 il riassemblaggio è molto più semplice rispetto ad altri modelli di controller, sempre per PS4. Continua con la pulizia e il rimontaggio delle altre parti del controller. Installo delle nuove coperture per gli stick analogici. È il momento di unire la scheda alla parte in plastica del controller. Il cavo flat dovrà passare dalla parte dedicata per poi essere agganciato e poi sarà possibile riavvitare la vite per unire la scheda del controller alla plastica anteriore. Ricollego il vano porta batteria alla scheda per poi ricollegare il connettore della batteria stessa. Il cavo flat andrà collegato con la massima delicatezza per evitare di rompere i piedi di collegamento. A questo punto sarà possibile richiudere il controller e riavvitare le viti. Dopo la pulizia del controller, i tasti sembrano rispondere decisamente meglio e, da un primo test al PC, tutti i tasti sembrano funzionare correttamente. Adesso è il momento di provare le mie mosse migliori. La sostituzione del film conduttivo ha dato nuova vita a questo controller per la PS4. Quindi anche in questo caso è stato un bene non buttare il dispositivo al primo malfunzionamento. Se questo contenuto ti è piaciuto, like e iscriviti al canale. Ciao e buon Tatsumaki Senpukiako a tutti!